Bentornati a tutti in questo nuovo video. Per amore della tradizione abbiamo rimesso la macchina sui blocchi. Infatti si è rotto un ball joint, questo qua nello specifico, che ha delle piccole incertezze che andremo a risolvere subito. Allora, abbiamo acquistato due trapezi nuovi con ball joint nuovi. Ma qua che belli! Così li sostituiremo entrambi e così abbiamo tutto quanto fresco e nuovo. Poi vedremo di fare la convergenza un po' alla come si riesce. A filo. Lo facciamo col filo, col vecchio sistema del filo. Sistemiamo, no vabbè, i fari magari non li montiamo più fino alla fine e a sto punto bisognerà vedere anche se cambierà qualcosa con i fine corsa, ma in teoria no. Quindi tiriamo giù la ruota e avanti ancora. Allora, abbiamo sostituito l'intero trapezio, infatti è la parte più pulita di tutte le altre, e adesso la ruota è solida, è bella ferma, vedete, non si muove più niente. Adesso per curiosità smontiamo quell'altro e poi cambiamo anche quello del lato passeggero, vediamo un po' cosa abbiamo combinato. Allora, come potete vedere abbiamo sostituito anche questo trapezio, poi andremo a sostituire anche una vite che c'è qui sotto, che abbiamo ordinato, purtroppo non abbiamo pensato, pensavamo fosse nel kit, in realtà non è così, e abbiamo già fatto delle prime migliorie all'impianto elettrico, in quanto abbiamo aggiunto questo clacson. Questo qua ci aiuterà durante il trasporto, bellissimo. Adesso, avendo più o meno sistemato la parte meccanica che ci interessava, finiamo con il discorso delle centraline interne e poi possiamo passare a qualcosa di un po' più croccante, diciamo. Quindi un attimino vediamo cosa combinare. Allora, abbiamo deviato un attimino dalla rotta, nel senso che abbiamo finito di fare la doppia battuta di questa chiusura che va praticamente lì dentro. Ora, praticamente un pezzo di battuta la farà questo profilino. Allora, mettiamo un po' la farà qua, lungo tutto questo spazio, che è praticamente lo spessore della piastra. Ora speriamo che basti. Dopo vi ricordate che qui eravamo usciti un po' di più con questa lamiera, e quella lamiera nello specifico andrà ad appoggiarsi qua su questa battuta che abbiamo aggiunto. Abbiamo dovuto limare parecchio perché le cose si stortano, gli spessori facciamo del nostro meglio, però ovviamente non si può avere tutto dalla vita. Quindi un pezzettino di guarnizione andrà ad appoggiarsi qui nei primi 6 mm e il resto andrà a appoggiare qui. Comunque ci saranno due punti che speriamo ottengano la pressione che poi andrà a esercitarsi all'interno. È ovvio che non si può pretendere rispetto allo step precedente, vi assicuro che è una miglioria eccezionale, perché questa battuta prima non ce l'avevamo e non avevamo neanche questa, e comunque il risultato che aveva ottenuto la macchina era molto buono. Così speriamo di renderla più ermetica, ma soprattutto che ci interessa veramente più costante, perché se noi andiamo a rimuovere questo pezzo e lo andiamo a riavvitare, se l'unica variabile che può esserci è la guarnizione che abbiamo messo qui, possiamo ritenerla una costante rispetto a come facevamo in precedenza, che riempivamo le fessure con un po' di pongo, mettavamo strati diversi di nastri alternati. Comunque secondo il nostro punto di vista crea una costante. Ora vediamo un po', abbiamo già sistemato le centraline, poi vi facciamo vedere, non è stato fatto niente di eccezionale diciamo, però poi apriamo lo sportello qua e vi facciamo vedere. Adesso è arrivata la mira del tetto, che
parte da lì in fondo, arriva fino a qui circa. Vediamo di scaricarla e probabilmente inizieremo a puntare quella. Le due fiancate, una e una 2, le stanno facendo. Ci sono giustamente i tempi di fornitori e tanto comunque averle qua adesso non ci sarebbe cambiato niente. Quindi scarichiamo il tetto e ci vediamo tra un attimino. Come potete notare c'è dello smeriglio perché la nostra passione è nel grattare. Questo perché è arrivata la piastra e abbiamo dovuto abbassare tutte le saldature per farla aderire in maniera perfetta. Adesso l'abbiamo appoggiata più o meno così, deve andare ancora una bella soffiata, dobbiamo vedere qua che fa un pochino di interferenza in alcuni punti, dare una limatina veloce e poi appoggiarla bene allo scheletro e iniziare la parte divertente, quella di saldarla tutta. E vabbè, vediamo quanto ci metteremo, quindi a tra pochissimo. Allora amici, abbiamo puntato la piastra, abbiamo fatto tutti gli scarichi, qua bisognerà andare a saldare successivamente con la lamiera che interseca e vedremo poi. Queste qua servono per darci la misura di dove verrà costruito il muro qua che scende. Quindi tutti quei pallini qua sono tutte le varie puntate che abbiamo fatto qui in alto per fermare la piastra. Abbiamo installato una sbarra lì fermata da questi due morsetti, più avevamo messo un palo qua e così abbiamo fatto. Quindi adesso è tutta da saldare, la salderemo tutta, poi smeriglieremo tutta la parte destra e sinistra da tutte queste belle saldature che sono rimaste anche basse per fortuna. Ok, e poi partiremo a montare le piastre laterali e salderemo anche quelle. Quindi speriamo in questo video, in questa puntata, di chiuderla tutta quanta, fatto eccezione del muro posteriore che verrà fatto più avanti, poi vedremo quando, come e perché. Quindi sotto con la saldatura e avanti. Allora, cari amici, abbiamo deciso di fare un piccolo cambio di programma, nel senso che, allora, come avete visto abbiamo coperto tutto il tetto per non far entrare dello sporco qua tra i vari quadrati e siamo partiti togliendo tutto l'eccesso di saldatura, sia di qui che di qui. Ok, abbiamo fatto questo perché nel mentre sono arrivate finalmente le piastre, quelle dei laterali a pezzo unico con la sua raggiatura, e abbiamo fatto fare anche quella del muro posteriore, praticamente quella che va da qui fino a qui sotto circa. Poi verrà recuperata la piastra che va qua sotto in un secondo momento. Quindi adesso, per la gioia delle nostre schiene, dobbiamo preparare queste, di modo che noi cosa andremo a fare? Punteremo questa piastra e questa, costruiremo la greca, faremo anche la piastra posteriore, punteremo tutto insieme e tutto insieme lo salderemo. Così teoricamente ci auguriamo che non si deformerà nulla, almeno questa è l'idea. Quindi per agevolare tutto quello che c'è da fare adesso, per fare quell'angolo lì abbiamo fatto fare anche questa, che è una piastra che ha una curvatura uguale alle altre, è ovviamente meno spessa ed è anche più corta, di modo che faremo tutte le lavorazioni su questa, la useremo come dima sia per un fianco che per l'altro se riusciamo, riporteremo i tagli sulle due piastre grosse, così forse le alziamo una volta sola, massimo due, e ovviamente non andrà a finire così. Quindi iniziamo a segnare, tagliare e ci vediamo tra un attimino quando dovremo prendere un po' fiato. Allora, abbiamo già una prima panoramica di come verrà più o meno il lavoro finito. Lì abbiamo lasciato un 2-3 mm di aria, di modo che la saldatura
questa che facciamo all'interno e quella che faremo all'esterno si incontrino per rendere un po' più solida tutta la struttura eccetera. E niente, adesso bisogna tirarla fuori, appoggiarla su questa piastra, la segniamo, la tagliamo, la appoggiamo dentro, lì sarà difficile, e poi segneremo qui la fine dove va accorciata, perché noi l'abbiamo fatta un pochino più lunga per stare, diciamo, più tranquilli, però qua all'incirca qui andrà tagliata via tutta, quindi sicuramente almeno 1 o 2 volte andrà messa e tolta, però vabbè dai, pensavamo molto peggio. Niente dai, pian pianino, sempre pian pianino qua. Amici, come potete vedere la situazione è tra il tragico e il comico. La piastra non è su, però è abbastanza pronta. È tutta tagliata, smussata dove serve, è in bilico qui. Però dovrebbe essere l'ultima volta che la mettiamo dentro. Vediamo. Forza e coraggio è l'ultimo colpo. Allora, abbiamo deciso di appoggiare qui questa piastra e concentrarci sui lavori di schiena. Quindi la sagoma che abbiamo usato per questa parte qua, adesso l'abbiamo sfruttata per fare questa, vedete che l'abbiamo già preparata. Quindi lasceremo questa parte qua completamente aperta per fare tutte le piastre del caso e i vari raccordi. E adesso che siamo pronti con questa qui, come prima la appoggiamo sull'altra piastra, la segniamo, la tagliamo, faremo un paio di limature dove servono, qua apriremo un pochino per poter fare una saldatura in testa e rendere, pensiamo, più ermetica la piastra eccetera. La butteremo dentro e la tireremo fuori, la butteremo dentro, la tireremo fuori fino a che non sarà perfetta, poi ci pensiamo, quindi a tra poco. Allora, anche la seconda piastra è su e vi do un'idea: 4 ore, 1 ora. Incredibile veramente. E ovviamente i problemi sempre su quella più pesante, perché se no non siamo contenti. Allora, la sopra va alzata leggermente, infatti è leggermente spanciata in giù, ma non è il problema, lì dopo la spingiamo e la raddrizziamo, quell'aria lì sparisce, lasceremo dentro il giusto per poter far incontrare le 2 saldature. Da davanti abbiamo deciso di fare lo scasso, quello lì, in quel modo, poi vedremo più avanti come verrà finito, e si trova tutto, per fortuna, egregiamente, molto bene, di certo molto soddisfatti. Quindi adesso vediamo di posizionarle bene tutte e 2, vedere che si appoggino più che bene al ferro, le puntiamo tutte quante e poi suppongo che partiremo costruendo la greca e poi la piastra, o prima la piastra e poi la greca. Adesso lo vediamo insieme. Cari amici, la situazione è calda, è scottante. Allora, siamo arrivati fino a qua, adesso manca da qui a salire e tutta la fiancata di là. Allora, abbiamo morsettato la piastra agli estremi e all'interno abbiamo costruito questo, quindi un muro di mattoni perché il ferro non bastava e un palo. Quindi abbiamo segnato tutti i punti, vedete dove ci sono queste X dove andiamo a fare pressione col martinetto olio per schiacciare bene la lamiera contro allo scheletro e via dicendo. Quindi adesso andando avanti, vedete, pian pianino, tanta pazienza, serve solo tanta pazienza qua e vedremo di concludere un po' velocemente. Avete già notato che la stiamo solo puntando, così come il tetto, poi faremo la piastra posteriore e poi lo scheletro, ma questo molto più avanti.
quindi avanti. Amici, l'abbiamo puntata tutta quanta, va che bello. Allora, abbiamo fatto questo sistema qua con questa impalcatura di saldata per far aderire bene questa parte di piastra allo scheletro, così da essere sicuri che appoggiasse perfettamente a tutte le parti. È tutta puntata, tutta in ordine. Qua c'è già qualcosina di puntato un po' più strong per il fatto che potrebbe spostarsi un pochino tutto. Dovrebbero essere circa 800 puntate per tenere fermo tutto quanto, quindi 800 di questi pallini qua. Ma che bello, ci abbiamo toppato i conti. Però quindi adesso concluderei qua per oggi. Noi ci vediamo al prossimo video, che probabilmente inizieremo a guardare la parte qua posteriore e penso quella lì davanti. Vi ringrazio tutti quanti per averci seguito e alla prossima. Ciao a tutti.